Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come educano i genitori in Italia? In Italia, il modo in cui i genitori educano i figli è influenzato dalla cultura, dalla tradizione e anche dal cambiamento della società moderna. Ogni famiglia è diversa, ma esistono alcuni aspetti comuni nello stile educativo italiano che si possono osservare in molte situazioni. Prima di tutto, i genitori italiani sono molto affettuosi. Dimostrano spesso il loro amore con abbracci, baci, parole dolci e attenzioni continue. Fin da piccoli, i bambini ricevono tante coccole e vengono spesso protetti. Questo tipo di educazione è molto emotiva e la relazione tra genitori e figli è forte e vicina. I genitori italiani, in generale, vogliono essere presenti nella vita dei figli, accompagnandoli in ogni fase della crescita. Un altro elemento importante è la protezione. I genitori italiani tendono a essere molto protettivi, specialmente con i figli più piccoli. A volte li controllano molto, vogliono sapere sempre dove sono, con chi escono e cosa fanno. Questo può essere positivo perché mostra interesse e cura, ma può anche diventare eccessivo e limitare la libertà dei figli, soprattutto durante l'adolescenza. Nel sistema educativo italiano, i genitori danno molta importanza alla scuola. Spingono i figli a studiare, a fare i compiti, a ottenere buoni voti. Spesso partecipano attivamente alla vita scolastica, vanno alle riunioni con gli insegnanti, seguono l'andamento scolastico e cercano di aiutare a casa con i compiti. Tuttavia, in alcuni casi, i genitori italiani sono molto esigenti e possono creare un po' di pressione. Molti genitori italiani pensano che il rispetto sia un valore fondamentale. Insegnano ai figli a salutare, a dire per favore e grazie, a rispettare gli adulti, a essere educati a tavola e in pubblico. Le buone maniere sono considerate importanti nella società italiana e i genitori cercano di trasmetterle fin da piccoli. Nel contesto familiare, i bambini italiani crescono spesso in ambienti dove la famiglia allargata è presente. Nonni, zii e cugini fanno parte della vita quotidiana. I nonni, in particolare, hanno un ruolo centrale nell'educazione. Spesso si occupano dei nipoti mentre i genitori lavorano, cucinano per loro, li portano a scuola e li aiutano con i compiti. Questo legame forte tra generazioni è una caratteristica tipica della cultura italiana. Anche i pasti in famiglia hanno un ruolo educativo. In molte famiglie italiane si mangia tutti insieme, specialmente a cena. Questo momento non è solo per mangiare, ma anche per parlare, confrontarsi e condividere la giornata. I genitori usano spesso questo momento per insegnare valori come la comunicazione, il rispetto dei turni di parola, l'ascolto e il senso della famiglia. Quando si tratta di punizioni o regole, i genitori italiani possono essere sia severi che flessibili. Alcuni preferiscono un'educazione più rigida, con regole chiare e conseguenze per i comportamenti sbagliati. Altri, invece, usano uno stile più dialogante, cercando di spiegare ai figli perché certe cose non vanno fatte. In generale, il dialogo è molto importante. Molti genitori italiani parlano molto con i figli e cercano di capire le loro emozioni e opinioni. Nel tempo libero, i genitori italiani cercano spesso di passare tempo con i figli. Vanno al parco, in vacanza, al mare o in montagna, fanno sport o semplicemente guardano un film insieme. Questo tempo condiviso è visto come fondamentale per costruire un rapporto solido e positivo. Negli ultimi anni, in Italia, il ruolo dei genitori sta cambiando. Sempre più padri partecipano attivamente alla vita dei figli. Non è più solo la madre a cucinare, aiutare con i compiti o accompagnare i bambini alle attività. Oggi molti padri prendono parte alla crescita dei figli in modo concreto, dividendo i compiti in casa e prendendosi cura dei bambini, anche quando sono molto piccoli. Un altro cambiamento importante riguarda la comunicazione tra genitori e figli. Oggi i genitori cercano di essere più aperti e disponibili.
Parlano di emozioni, problemi e difficoltà. Questo dialogo aiuta i ragazzi a sentirsi compresi e meno soli. Anche se non sempre è facile, i genitori cercano di ascoltare senza giudicare, di capire prima di dare consigli. Questo tipo di comunicazione rafforza il legame familiare. Molti genitori italiani, specialmente quelli giovani, leggono libri sull'educazione, seguono blog o partecipano a corsi per genitori. Vogliono migliorare le loro capacità educative, capire meglio i figli e affrontare le difficoltà in modo positivo. Questo mostra un grande interesse verso il benessere dei bambini e la volontà di essere genitori migliori. Anche l'uso della tecnologia rappresenta una sfida. I bambini usano il cellulare, il tablet e il computer già da piccoli. I genitori italiani cercano di trovare un equilibrio. Da un lato vogliono proteggere i figli dai pericoli di Internet, dall'altro non vogliono isolarli dalla società moderna. Per questo stabiliscono regole sull'uso della tecnologia, come orari, limiti e contenuti appropriati. Tuttavia, non è sempre facile far rispettare queste regole, soprattutto con gli adolescenti. Un altro aspetto importante dell'educazione in Italia è il rispetto dell'individualità dei figli. I genitori cercano di riconoscere le passioni, i sogni e le capacità di ogni figlio. Alcuni bambini sono più sportivi, altri amano leggere o disegnare. I genitori italiani cercano di sostenere le attività che rendono felici i loro figli, senza imporre le proprie aspettative. Anche quando scelgono la scuola o l'università, molti genitori lasciano libertà ai figli di decidere. Inoltre, ci sono differenze regionali nel modo di educare. Al nord Italia, le famiglie tendono a essere più indipendenti, mentre al sud spesso la famiglia ha un ruolo più centrale e tradizionale. Anche l'educazione può variare. Al nord, alcuni genitori danno più libertà ai figli fin da piccoli, mentre al sud possono essere più severi o protettivi. Tuttavia, queste differenze si stanno riducendo grazie alla mobilità e alla modernizzazione della società italiana. Nonostante le buone intenzioni, non tutto è facile. I genitori italiani devono affrontare molte difficoltà, problemi economici, stress lavorativo, mancanza di tempo libero. Spesso devono lavorare molte ore e hanno poco tempo per stare con i figli. Alcuni si sentono in colpa o frustrati perché non riescono a dare abbastanza attenzione alla famiglia. Per questo è importante che anche la società sostenga le famiglie con servizi come asili nido, orari flessibili, congedi parentali e attività gratuite per i bambini. Oggi si parla anche molto dell'educazione di genere. I genitori italiani cercano sempre più di crescere i figli nel rispetto dell'uguaglianza tra uomini e donne. Insegnano che sia i maschi che le femmine possono cucinare, lavorare, prendersi cura dei bambini o avere una carriera. Questo cambiamento è importante per creare una società più equa e rispettosa. L'educazione emotiva è un altro tema centrale. I genitori italiani moderni vogliono che i figli imparino a riconoscere le proprie emozioni e a esprimerle in modo sano. Insegnano che non è sbagliato piangere, avere paura o essere arrabbiati. Questo tipo di educazione aiuta a creare adulti più consapevoli, empatici e capaci di affrontare le difficoltà della vita. Anche l'educazione alimentare è importante in Italia. I genitori cercano di insegnare ai figli a mangiare sano, con frutta, verdura e piatti fatti in casa. In molte famiglie si cucina insieme e questo diventa un momento educativo e affettivo. I bambini imparano a conoscere il cibo, a rispettare i ritmi dei pasti e a stare a tavola con calma. In alcune famiglie si coltivano ortaggi in giardino o sul balcone e i bambini partecipano con entusiasmo. In sintesi, l'educazione dei genitori italiani è un mix di tradizione e cambiamento. L'amore, la protezione, il dialogo e il rispetto sono alla base dell'educazione. Ma allo stesso tempo, i genitori cercano di adattarsi ai tempi moderni, di essere più aperti,
informati e flessibili. Non esiste un solo modo giusto di educare, ma ciò che conta è l'impegno, la presenza e la volontà di accompagnare i figli nel loro cammino di crescita. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.